Buongiorno ragazzuoli, Buongiorno. oggi andiamo a fare il riso saltato con le verdure cinese ragazzi, quindi è una cosa spettacolare. Andiamo a vedere subito gli ingredienti perché ho fame e quindi dobbiamo mangiare, spicciamoci ora. Partiamo, che cos'è questa? Cipolla. Una mezza cipollina, poi carote, una zucchina, Allora, 135,8 zucchina. Non è 207. uguale. Vabbè, ho detto più o meno, quindi ancora devo togliere i culetti qua, quindi va benissimo. Riso per 2 persone, questo è 120 perché noi siamo sempre a dieta. Poi salsa di soia, poi dell'olio di semi. Guarda quello l'olio di semi. Olio di semi, sale, ovviamente non tutto. Che cacchio hai fatto? Perché volevo vedere se era vero. Ho fatto la finta, lo sapevo che era l'olio di semi. Che schifo. Se Del vino bianco ci vorrebbe quello di riso, ma noi siamo poveri, quindi niente, un po' di vino bianco. E poi un uovo sbattuto. Ok, tutto qui. Poi wok, coltelli vari eventuali, questo per poi scolare il nostro riso. Quindi per prima cosa mettiamo l'acqua a bollire per il nostro riso e nel frattempo ci andiamo a tagliare le verdurine. Tagliamo tutto molto sottilmente, sia cipolla che carote, perché dovranno cuocere poco, giusto? Non lo so perché l'hai fatto sempre tu la ricetta, quindi. La prossima volta la farai tu, quindi molto. Se vedi del rosso è perché è saltato qualche pezzo di carne. Tu fai così? Io uso la mandolina. Come? Non offende la mandolina, oh? E qui ovviamente si attacca perché Anche la là, no? cipolla è una brutta persona. Guarda là. Cipolla tagliata e andiamo a mettere nel wok. E andiamo a tagliare anche le altre cosucce. Mi raccomando, carote sempre belle. Perché sto Buono. a cubetti molto sottili. Non te la do, nel frigo ci sono. Dai. Tanto hai detto circa. Molto sottili, altrimenti rimangono crude. Le facciamo a listarelle così. Istruzioni per tagliare una carota. E poi le fate così. O se no volete andare a corto veloce, compratevi la mandolina. Se non sapete che cos'è la mandolina, ve lo faccio vedere. Non vengono così con la mandolina. Sì, vengono fini. Guardate qua, che tecnica di taglio. Fai vedere la mia bimba. Ti vengono così, cubettini piccolissimi. Perfetto. Però non li andiamo a mettere adesso. Le mettiamo da parte. L'acqua bolle. Andiamo a salare prima. Pizzico, non tutto ovviamente. Fai un pizzico. Io te volevo mettere tutto. Stiamo per rimanere digiuni ragazzi. Quindi vai a salare. Le mani soavi di Giovanni. Va bene così. Buttiamo riso e facciamo cuocere per quanto? Circa 10 minuti. Carote tagliate dopo mezz'ora. E ora passiamo alla zucchina. Quindi prima togliamo queste. La tagliamo allo stesso modo delle nostre carotine. Quindi prima a fette, attenzione alle mani. Che sempre le dita non fanno parte delle ricette. Vuoi provare tu? No, grazie. Poi prendete delle fettine e fate sempre striscioline sottili. Così. Lezioni di taglio. Poi prendete i bastoncini e come per le carote andiamo a tagliare a cubettini. Ed eccole qua molto piccoline. E quindi continuiamo così fino a farle tutte. 3 days later. Perfetto, tutto tagliato a modino. Nel frattempo abbiamo scolato anche il riso, l'abbiamo messo qui e lo abbiamo sciacquato sotto l'acqua per togliere eventuali rimanenze di amido e infatti ancora cola. È importante togliere l'amido, altrimenti vi si appiccica tutto in padella. E quindi andiamo ai fornelli ragazzuoli. Versiamo l'olio
in padella, attenzione fino all'ultima goccia perché non è olio d'oliva ma costicchia pure quello. Quindi è aumentato tutto ragazzi, è aumentato tutto. Questo mettiamo qua, ok, accendiamo, fiamma molto alta, molto alta. Nel frattempo ci prepariamo il nostro uovo, e le varie verdurine e soffriggiamo un po' la cipolla. Perfetto, direi che ci siamo. Sono passati circa un paio di minutini e andiamo a mettere il nostro uovo sempre fino all'ultima goccia, ragazzi. Sempre e comunque. Questa non è una carbonara, quindi l'uovo va cotto bene. Rompiamo bene l'uovo, attenzione, deve essere ben amalgamato, fatto a pezzettini. Lo rompiamo così pure. Dopodiché inseriamo le nostre verdure. Dici, ma le verdure che rimangono crude così? Un pochino sì, ma è anche la caratteristica di questo piatto, ovvero che le verdure non devono stracuocere, ma rimanere un pochino croccantine, altrimenti facciamo la pappetta. Quindi carote, zucchine e andiamo a cuocere anche le nostre verdurine, sempre saltandole. Purtroppo questa operazione va fatta a fiamme veramente molto alte, purtroppo con l'induzione non è proprio fattibile la cosa, e quindi mi farò aiutare da un coperchio. Ci vediamo tra un pochino. Aggiungiamo anche un pizzicolino di sale che ci aiuta a disidratare ben bene le verdure, ok, e quindi li copriamo col coperchio. Few moments later. Eccoci qua, direi che ci siamo, le nostre verdure si sono ben ridotte e quindi è arrivato il momento di aggiungere il nostro riso e andiamo a mescolare bene. Guardate che bei colori, quindi mescoliamo ben bene, dopodiché aggiungiamo la salsa di soia e dopo alla fine andremo a sfumare con il vino. Vedete che il riso risciacquato sotto l'acqua corrente perde l'amido e quindi vi si attacca di meno e si sgrana di più, molto più bello da vedere. Arrivati a questo punto direi che è arrivato il momento della soia. Un giro di soia, quanta soia? A sentimento, sempre e comunque a sentimento. Ricordate che la soia dà molto sapore, molto salata, quindi andateci a lieggio. Nel frattempo i profumi sono qualcosa di speciale. Praticamente è quasi pronto, quindi un'altra mescolatina e poi andiamo a sfumare con il nostro vino. E praticamente andiamo a servire, ragazzi. Il riso è pronto, guardate che bello. Direi che ci siamo. Andiamo a sfumare col vino, ma abbiamo l'accortezza di versarlo ai lati della nostra padella, wok, pentola, quello che cacchio state usando, così da farlo sfumare per prima e poi eventualmente mescolare. Solo che siccome qui le fiamme sono molto basse, abbiamo piccoli problemi tecnico-tattici che non ci permettono di fare le cose come dovremmo. Diamo un'altra bella mescolatina per far sì che l'alcol evapori tutto. Nel frattempo faccio cadere pezzi di riso a terra, io come giusto che sia. E direi che ci siamo. E andiamo ad impiattare. Tac. Nel frattempo Giovanna ha sentito l'odorino e si è ricampata. Perché lei è una mangiona. Ecco qua. Bellissimo. E passiamo la parola al giudice di MasterChef, ragazzi. Soffia, giusto, che gli stia nella bocca. Eventualmente potrete anche aggiungere altra salsa di soia, se lo gradite. Aggiustare di sale, perché io non l'ho manco assaggiato. Buonissima. Confermi? Aggiungeresti altra salsa di soia? Sì. E lei metterebbe un litro di salsa di soia in un piatto, quello è il problema. Soia. Direi che è arrivato il momento di andare a mangiare, vi è venuta fame pure a me. Quindi vi salutiamo. Io devo assaggiarlo pure te. No, non assaggiare. Buonissimo, ragazzi, buonissimo. Provatelo. Fateci sapere nei commenti com'è. E ci vediamo alla prossima ricetta, al prossimo video. Ciao! Ciao ciao. E iscrivetevi al canale. Ovvio. Non lo scordate.